Ciao a tutti, amici del Leone, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Leone, tendenze energetiche generali per la seconda metà di gennaio 2023. Wow, aveva già fatto capolino prima la carta della forza, che è la vostra carta. Quindi ragazzi, periodo di forza, forza di volontà, periodo di scelte, periodo di apertura del terzo e quarto chakra, perché io la sento molto collegata col terzo e quarto chakra. Andiamo a vedere con i tarocchi di cosa si tratta nello specifico. Io intanto come sempre vi ricordo che le letture sono collettive, sono fatte per un gruppo, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se poi non dovesse risuonare proprio nulla o se voleste completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare ascendente, segno lunare o Venere. Se non sapete come unire il messaggio di più oroscopi, sotto nella descrizione trovate il link ad un video che spiega come farlo e sempre nella descrizione trovate la mia email nel caso vogliate contattarmi e altri link a video e playlist che potrebbero interessarvi o essere utili, insomma. Allora, partiamo con un fante di coppe al contrario, abbiamo la carta dell'imperatore e un 9 di pentacoli. Ruota della fortuna. Allora, mondo al contrario. Questo fante di coppe al contrario, ragazzi, mi dà l'impressione che ci sia qualche promessa in ballo. Poi andiamo a vederlo meglio con i mini tarocchi, però ho come la sensazione che sia arrivata o ci sia, insomma, qualche tipo di detto o non detto che deve arrivare a compimento, deve arrivare al punto, diciamo così. La carta dell'imperatore è una carta di forte stabilità, potrebbe rappresentare voi, il ruolo che magari ricoprite o che andrete a ricoprire, o può anche fare riferimento a un capo. Allora, per qualcuno sento che qui sono delle scuse che non arrivano e potrebbero essere proprio da parte del capo ed è da qui che arriva questo 9 di pentacoli. C'è la voglia di indipendenza, c'è la voglia, probabilmente per qualcuno si tratta anche di mettersi in proprio, di aprire un'attività magari autonoma, appunto. La ruota della fortuna mi dice che, e c'è anche il mondo al contrario, che normalmente sono due carte di cambi, c'è qualcosa che qui ancora non cambia, c'è un ciclo che non si chiude e finché non si chiude questo ciclo il mondo non può arrivare a compimento, diciamo così. Poi abbiamo un 2 di bastoni, un re di bastoni e un fante di bastoni. C'è una sorta di indecisione con questo 2 di bastoni. Allora, queste due figure potrebbero rappresentare due persone alle quali potreste rivolgervi o che potrebbero comunque incrociare la vostra strada. Vi dico questo perché qui abbiamo un 2 di bastoni, che è una carta di indecisione, quindi se per voi vibrasse come una lettura romantica, qui abbiamo due potenziali, scusate, persone che potrebbero presentarsi, insomma. Diversamente ho come la sensazione che se siete voi, se è una rappresentazione della vostra energia, è come se aveste bisogno di lavorare proprio con questo, con l'energia. Il fante e il re di bastoni, l'elemento di bastoni è quello che rappresenta il fuoco, che tra l'altro anche il vostro segno è un segno di fuoco, e parla del manipolare l'energia. E ho un po' la sensazione che siate quello che sia quello su cui vi dobbiate focalizzare in questo periodo, proprio per cambiare questo destino, per arrivare a chiudere questo ciclo. Andiamo a vedere con i mini tarocchi di cosa si tratta nello specifico, così riesco a darvi più informazioni.
Io intanto vi comunico che fino al 31 di gennaio è attiva una lettura in promozione. Se volete sapere qual è la lettura, vi consiglio di ascoltare l'oroscopo dell'inverno, perché lì lo dico. Andiamo a vedere il fante di coppe. Abbiamo un 6 di pentacoli e un fante di bastoni. Al contrario. Allora, c'è sicuramente una figura, perché abbiamo due fanti, ok? Quindi può anche essere che qualcuno, cioè che per qualcuno sia riferito a un figlio, se voi siete i genitori, ok? Però qui c'è una questione da rimettere in equilibrio con questo 6 di pentacoli. Andiamo a vedere l'imperatore. Morte al contrario e la carta della giustizia. Allora, l'imperatore, ragazzi, è una persona che si è fatta da solo e che si è autoimposto delle regole. La giustizia anche è una carta di regole, di fare le cose in modo equo, in modo bilanciato, in modo calibrato. E qui c'è anche 6 di pentacoli, che tra l'altro è l'arcano minore della giustizia. E qui io vi dico che c'è bisogno di tagliare qualche cosa. È per quello che non arriva a questo mondo. Qui si parla con la morte di qualche tipo di attitudine mentale, qualche tipo di attitudine fisica, qualche tipo di schiavitù, di questione che vi appesantisce. Ci sono due carte che hanno la spada, che tagliano, e l'imperatore ha bisogno di creare una struttura, di darsi delle regole ferme. Difatti, avete la carta della forza, si tratta di sviluppare la forza di volontà. C'è da farlo, si fa. Andiamo a vedere il 9 di pentacoli. 8 di spade, 2 di coppe, amanti, 3 di coppe, 4 di bastoni. Beh, devo dire che per qualcuno questo tipo di passaggio è una questione di tipo karmico, ragazzi. Può essere che qualcuno stia elaborando un karma di qualche parente, di qualche progenitore. Facilmente può essere un padre, un nonno, un fratello, uno zio. Sì, diciamo che arriva dal lignaggio maschile. E qui c'è qualche cosa che ha a che vedere con le relazioni, il modo di vivere l'amore, il modo di creare un equilibrio di coppia, un equilibrio familiare, ma anche un equilibrio interno. Guardate, ho come la sensazione che qui qualcuno voglia trovare il coraggio di far finta di niente davanti a questa morte che invece bisogna tagliare. Perché c'è un 8 di spade. L'8 di spade è una carta che vede tutto negativo. E cosa vede negativo? Le unioni vede negativo. E giustamente il 9 di pentacoli è una carta di un single, di una persona che è indipendente. C'è qualcosa qui nell'amore che è distorto, perché qui c'è un 3 di coppe. Per certi versi sento che molte persone da un lato stanno bene così, dall'altro vorrebbero creare una coppia in equilibrio, una relazione in equilibrio, ma credo che non lo vedano possibile. Non sanno come è avere una coppia in armonia. Andiamo a vedere la ruota della fortuna. La luna. Quando io parlo di coppia e di relazione, può anche essere una relazione lavorativa, ok? Non necessariamente deve essere amorosa, anche se abbiamo il 2 di coppe, gli amanti, il 4 di bastoni e tutto il resto. Allora, qua abbiamo la ruota della fortuna spiegata dalla luna e da un 5 di pentacoli al contrario. Sì, ho come l'impressione, la sento molto profonda questa stesa, devo dirvi. È qualcosa che riguarda il passato, le proiezioni. Ripeto, arriva da qualche questione molto antica e da un tipo di atteggiamento che rivedo anche un po' qui con l'otto di spade, pessimista, negativo. Deve cambiare questa
questa visione delle cose, dovete cambiare prospettiva. Per fare il lavoro sulle proiezioni, ehm, sì, vi consiglio di prendervi un attimo per farlo, però il punto è rendervi conto, del fatto che voi magari avete sempre creduto una cosa, di conseguenza vi comportate come se questa realtà fosse vera, ma per voi non è mai stata comprovata, non è mai stata verificata. Quindi è un po' come il: "Okay, ma guardiamo se questa realtà a me serve, se questo tipo di attitudine o di verità che mi è stata insegnata è una reale verità oggettiva o è stata solo soggettiva per il tipo di famiglia e di educazione che ho ricevuto." La sento un po' così. Andiamo a vedere questo mondo. 9 di pentacoli nuovamente. Re di bastoni, 9 di coppe, fante di spade e 9 di spade. Sì, ho la sensazione che non vi sentiate abbastanza nel vostro potere personale, nella vostra indipendenza. Può anche essere una questione proprio economica, non solo di carattere, per poter magari iniziare una nuova stabilità, una nuova armonia, dei nuovi compromessi anche con se stessi, nel caso non abbiate nessuno. Ok, il 4 di bastoni per qualcuno fa riferimento a una casa, l'imperatore è anche una carta numero 4, fa riferimento a quello che è una stabilità, diciamo, anche abitativa. Ehm, Ragazzi, la sensazione che ho io, siamo a un 9 di coppe, non è proprio un 10, ma perché ci sono ancora questi tagli da fare, c'è ancora qualche cosa da approfondire e qualche tipo di preoccupazione da lasciare indietro, e qui lo rivedo con la carta della luna. Sono le proiezioni. Fate attenzione, alle paure che sono degli altri, quindi se voi non avete paura di viaggiare sull'aereo, per esempio, non vi fate condizionare magari da persone amiche che vi sono vicine che dicono: "Eh no, però poi viaggi in aereo e se succede qualcosa, e se qui, e se lì", e vi riempite la testa di pensieri negativi. Quindi anche fate attenzione alle persone che vi sono intorno, al tipo di informazioni che decidete di ascoltare, perché anche quello è un modo di nutrirsi a livello energetico. Andiamo a vedere il 2 di bastoni. Abbiamo un cavaliere di spade al contrario, un fante di coppe al contrario, che era quello che avevamo qui, e il diavolo al contrario. Hmm. Uh, Credo che qui, ragazzi, con il diavolo al contrario ci sia un condizionamento mentale, ma vi dico che lo sentivo qui, lo sento col 5 di pentacoli, con l'8 di spade, con la carta della morte. Andiamo a vedere il re di bastoni, perché il re di bastoni ce l'avete per ben 2 volte. Giudizio, papa e 8 di coppe. Allora, può essere una persona che arrivi da lontano, perché abbiamo la carta del giudizio, può far riferimento a un vostro avo, a un nonno, qualcuno che è già passato oltre, o più semplicemente, visto che c'è anche il papa, può essere una guida. C'è qualche tipo di presa di consapevolezza, ragazzi, o è una persona che conoscete che vi apre la mente, o può essere che perché c'è anche un 8 di coppe,
Per molti si affronterà un viaggio interno, può essere un percorso di crescita spirituale, può essere un seminario, può essere anche solo la lettura di un libro che vi dia la possibilità di allontanarvi da certe questioni mentali anche proprio. Datemi una carta anche per il fante di bastoni. Un 5 di spade al contrario. Il fante di bastoni c'era anche qui. Ho come la sensazione che siano le persone che avete intorno che un po' vi intossicano e vi creano le paure e vi fanno vedere negativo. Infatti qui lo vedo, Qui lo vedo. Va bene, andiamo a vedere con Osho che altro vi possono consigliare. Isolamento e fiducia. Allora, questa carta è rappresentata con una figura che sta piangendo e mano a mano che piange scioglie queste pareti di ghiaccio. Fondamentalmente qui vi parla di purgare, di trasmutare questa sofferenza, tutte queste paure, questo modo di pensare e questo condizionamento, ok? È un invito a piangere il dolore che avete dentro. Mentre qui la fiducia in realtà è dov'è? Qua, un fante di coppe. In questa carta vi dice fiducia, perché? Perché il fante di coppe è una di quelle energie quando è girato al dritto, ehm, con un forte entusiasmo per la vita, con tanta speranza, tante buone intenzioni. Quindi qui ho la sensazione che qualcuno abbia bisogno di riprendere un po' fiducia nella vita, in quello che è il disegno dell'universo, in quello che sono i processi di crescita e di autoconsapevolezza per arrivare verso l'illuminazione. Wow, che bella lettura. Ancora un messaggio per, così, farvi pensare ancora un po'. Ok. Perché mi è difficile farmi aiutare? Bene ragazzi, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura sia stata di ispirazione. Se sì, potete mettere like, potete iscrivervi, condividere, commentare. Ogni tipo di supporto per me è molto importante e di fatto vorrei ringraziare tutte le persone che si prendono quel minuto per mettere il like, per lasciare il commento. Quindi grazie a tutti, io vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!